Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete, tendenze energetiche per amore e passioni di gennaio 2025. Abbiamo la carta della luna, amici dell'Ariete. Potrebbe essere un periodo nostalgico, un periodo dove riaffiorano certi ricordi. Quando c'è la carta della luna ci rimanda un pochettino alle nostre zone d'ombra, a quelle che potrebbero essere le nostre proiezioni. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. Trovate i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due: uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. E sempre in descrizione trovate anche il link al corso di tarocchi di livello intermedio che parte a fine gennaio 2025. Bene ragazzi, comunque voi per ogni informazione mi potete scrivere un'email. Ok, partiamo con un bellissimo asso di denari ragazzi. 3 di spade, regina di bastoni, 3 di bastoni, 10 di denari, 2 di pentacoli, regina di scusate, fante di spade e 9 di spade. Allora ragazzi, sento che il 9 di spade è collegato a questa luna, Qui mi parla di passato, come se ci fossero delle paure che potrebbero tornare a galla nel mese di gennaio. Abbiamo un 3 di spade, potrebbero esserci come delle ferite, o che non si sono ancora rimarginate o che probabilmente potrebbero per qualcuno vibrare ancora nel mese di gennaio. Adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo un pochettino qual è l'energia disponibile, dopodiché andrò a fare i vari esempi con i single, le coppie, insomma le relazioni un po' difficili. Partiamo da questo asso di denari, carro. Queste carte mi parlano di un nuovo inizio, di una decisione che è già stata presa, di una nuova direzione, un taglio, c'è anche la morte, un taglio che probabilmente si deve effettuare. Per qualcuno potrebbe avvenire a gennaio, per qualcun altro è già successo. Adesso quello dipende molto dalla decade in cui siete nati. Andiamo a vedere il 3 di spade. 2 di coppe e 10 di coppe. Voglio andare a vedere anche la regina. 2 di spade e temperanza. Credo che per qualcuno ci sia un tema con lo spirito di sacrificio che potreste dover lavorare nel mese di gennaio. Quello che sento un po' io è che si va, dopo questa scelta, dopo questa decisione, si va verso la guarigione. Qui abbiamo la temperanza, Adesso andiamo al 3 di bastoni. Sole e 9 di bastoni.
Voglio una carta per il 9. Cavaliere di bastoni. Allora, devo dire che è come se ci fosse una nuova rinascita, ho come questa sensazione. Adesso poi andremo a vedere caso per caso, però questo nuovo inizio, questa decisione, è come se vi facesse rivalutare un certo spirito di sacrificio o che voi avete avuto fino ad adesso o quello nuovo che potrebbe arrivare, però è anche vero che questo vi permetterà di connettervi di più con la vostra essenza, questa sorta di valutazione o comunque il movimento che andrete a fare vi porterà come più vicino al vostro bambino interiore, mi viene da dire. Andiamo a vedere 10 di denari. Regina di spade. Ho come la sensazione che potreste dover sacrificare una parte divertente della vostra vita per delle responsabilità che potrebbero subentrare. E queste responsabilità potrebbero essere, siccome abbiamo 2 10, uno di coppe e uno di denari, inerenti alla famiglia piuttosto che ai figli. Avendo anche la regina di spade, ho come la sensazione che dobbiate mantenere un po' il pugno fermo, per quello che riguarda certe prese di posizione piuttosto che certe regole, al fine di mantenere un equilibrio familiare, sociale, psicologico anche per qualcuno. Andiamo a vedere il 2 di denari. Due di bastoni e la luna. Qui avete il 3 di bastoni e la luna qua si ripete. C'è un qualche tipo o di paura, ragazzi, o di ferita, o c'è un qualche cosa che ritorna a galla nel mese di gennaio. Io credo qui che sia o la paura di mettere su famiglia per qualcuno, la paura di prendere una scelta che magari in questo momento vi sembra giusta e poi, sapete, ci sono sempre quei momenti dove diciamo, e se mi sbaglio? E se non è così? E però finché uno non si butta non può saperlo. Andiamo a vedere il fante di spade. Abbiamo un 4 di pentacoli e il 9 di pentacoli. Credo che cambi il punto di vista con cui osserverete la vostra situazione, la vostra relazione, quello che è, il vostro momento di vita. Andiamo a vedere il 9 di spade, perché il 9 di spade è una carta che mi indica che ci sono dei pensieri ancora inerenti al passato che vi preoccupano. Ci sono delle questioni che probabilmente voi pensate non essere risolte, che vi potrebbero preoccupare. Un 2 di pentacoli di nuovo. Ragazzi, io credo che qui sia il caso di curare qualche ferita, di guarire qualche ferita, perché ho come la sensazione che il mese di gennaio osserverete, vi renderete conto delle dinamiche che si ripetono o nella vostra vita se siete single, delle vostre paure, le paure che avete più comuni, quelle che si ripetono, o delle dinamiche di coppia se siete in coppia. È come se ci fosse un qualche tema che si ripresenta nel mese di gennaio. Potrebbe essere qualcuno invece che qualcosa. Sì, per qualcuno sì. È qualcuno che si ripresenta, che magari vi ha già ferito, e che insomma con il o la quale avete deciso di tagliare e potrebbe riapparire a gennaio. Ora, sapete che siete voi che avete il potere di scegliere quello che volete far entrare nella vostra vita oppure no. Se una persona vi ha deluso a tal punto da non voler più aver niente a che fare con lei, non c'è scusa che tenga, non ci riesco, non ci qui, non ci lì, si fa in modo, perché razionalmente noi capiamo che quella persona non ci fa bene, perché stiamo male magari con quella persona, ci ha ferito e non potremo più avere la fiducia riposta in questa persona, però in qualche modo
il bisogno di aver qualcuno, il bisogno di colmare questa paura, di colmare questo vuoto, ci fa pensare che è come se giustificassimo l'altra persona. E quindi poi è lì il difficile, perché da un lato lo giustifichiamo perché abbiamo bisogno, perché pensiamo che quella persona colmi la nostra paura, e in realtà poi ci rendiamo conto che ci fa solo soffrire. Se una persona, diciamo mettendo i piatti sulla bilancia, è più quello che vi ha fatto patire che quello che vi ha reso felici, è perché non è per voi. È inutile cercare di insistere, infilare un piede 38 in una scarpa 35. Se non ci entra, non ci entra. Cambiate la scarpa. Ok, partiamo con gli esempi delle varie relazioni. Allora, se siete single, sì, ragazzi, sento che incontrerete qualcuno. Potrebbe essere durante un viaggio, potrebbe essere durante un ritrovo, una convention, anche un qualche cosa inerente con il lavoro. Credo che sia una persona che potrebbe anche alleggerirvi un pochettino, farvi sognare anche un po', se vogliamo. Potrebbe essere una persona con la quale c'è un buon feeling, a livello empatico, come se vi conoscesse da sempre anche, mi vien da dire per qualcuno. Ehm Sento che avete bisogno di lavorare le vostre paure, le vostre zone d'ombra, le vostre proiezioni, anche protezioni. Ce l'avevate un 9 di bastoni? Sì, eccolo qua. Ehm, Prima di pensare o entrare in questa conoscenza profonda con questa persona. Perché effettivamente, c'è sintonia, ma è come se prima doveste pulirvi un po' dalla pesantezza che avete accumulato fino ad adesso, per poter creare una relazione in luce. Fate attenzione perché ci sono come dei cicli karmici, avete 2 volte il 2 di pentacoli, che si potrebbero ripresentare, ovvero delle dinamiche di comportamento che a causa magari di queste paure voi potreste riuscire ad osservarle in questo mese. È come se diventaste più indipendenti. Non nego che comunque il 9 di spade vi porta dei pensieri, però c'è anche un 10 di spade, che è l'arcano minore della morte, che è la carta con cui si inizia. Quindi sento come se gennaio fosse un cambio di paradigma per voi. Oh, mi rendo conto che con le nuove conoscenze ho questo tipo di comportamento per paura di non essere considerato, per paura di non essere giudicato, per paura di qualsiasi roba. E quindi se mi stacco dalla paura, cioè per la serie, cominciate a pensare, non sono io che devo impressionare l'altra persona, ma è l'altra persona che deve fare una buona impressione su di me. Cominciate a scaricare il barile, a sentirvi meno responsabili in questo senso, perché aiuta a togliersi queste paure del e se non piaccio, e se non sono abbastanza, e se qui, e se lì. Cioè, ma alla fine l'altro che cos'è? Prima di pormi in dubbio io delle mie capacità, di quanto valgo, l'altro quanto vale? Vale la pena sprecare il tempo? Ok, questa parentesi. Andiamo a chi è in coppia. Allora, sento come se si risanasse qualcosa, ragazzi. Io non lo so che cosa sia successo, avete comunque questi due di pentacoli, c'è la luna, il discorso che ho appena fatto vale un po' anche per voi, cioè ci sono come delle dinamiche di comportamento che avete acquisito e che non vi permettono di essere voi stessi, che hanno bisogno di essere ripulite, di essere tolte, perché vi incastrano in dinamiche di comportamento in situazioni che poi non sono idilliache, insomma. C'è la possibilità di creare qualche cosa di nuovo con il vostro partner o la vostra partner. Sento che per qualcuno potrebbero venir bene delle regole, cioè
io voglio questo, tu vuoi questo, troviamo un punto di incontro. Quindi la regola comune che si sceglie insieme può essere, non lo so, il lunedì si fa qualche cosa che piace a me, il martedì si fa qualche cosa che piace a te, il mercoledì pausa e il giovedì si fa qualche cosa che piaccia a tutti e due, un qualche cosa di nuovo, si trova come un hobby nuovo. Il venerdì ognuno per i fatti suoi. Non lo so, per esempio. Poi ovviamente cercate di non cadere nella routine, cambiate il programma ogni tanto, ok? Però sì che si avvicina a qualche cosa di nuovo. È come se questo mese vi servisse per identificare le dinamiche che vanno ripulite sia da parte vostra, poi l'altro farà il lavoro per conto suo, di conseguenza però anche nella coppia. Per chi ha una relazione un po' così, non ben definita. Allora, io qui ragazzi sento che le cose non è che cambieranno tanto, sinceramente, cioè le cose rimarranno più o meno come sono ehm, all'inizio del mese, saranno anche più o meno alla fine del mese. Anche per voi ci sono come delle dinamiche dentro le quali restate per queste paure. Però gennaio sarà un ottimo mese per vedere di che cosa si tratta, quali sono le vostre paure e chiedervi da dove arriva questa paura, a cosa mi serve, perché mi comporto così, perché c'è questa paura e se anche succedesse quello di cui ho paura, sarebbe la fine del mondo? Perché normalmente poi quando si analizzano le paure ci si rende conto che forse non è così grave come noi pensiamo. Sì, sarete come osservatori, devo dire, ehm, di questa vostra dinamica di comportamento, o potrebbe anche essere una dinamica di comportamento all'interno della relazione, eh. Per quello che riguarda le persone che, così, diciamo, non sono più in una buona fase all'interno della relazione, vi dico che per qualcuno ci potrebbe essere come una settimanina, 15 giorni di blackout per la serie no, basta, non ne voglio più sapere di quello lì o di quella lì. Ed è come se questo desse il via a un nuovo ciclo. Diciamo che l'altra persona potrebbe corrervi incontro, potrebbe anche cercare di trovare un punto di incontro comune, credo che vi riproporrà magari di uscire, di fare qualcosa di diverso, però qui ho la sensazione anche per voi che se non cambierete il vostro modo di fare, il vostro modo di agire, è come se aveste bisogno di diventare più indipendenti, perché certe cose che continuate a vedere nella dinamica della relazione dovessero essere cambiate. Si deve dare un taglio a un qualche tipo di comportamento. La Sod di Denari vi chiede di essere più concreti nella quotidianità, nel come vi esponete con l'altra persona e in quello che fate o anche in quello che considerate dell'altra persona. Cosa, non cosa dice, cosa fa effettivamente per sostenere quello che dice? Cioè, quello che dice una persona e quello che fa una persona devono essere la stessa cosa perché una persona sia coerente. Ma se la persona dice che assolutamente sta cercando di fare di tutto per vedervi e poi in 2 mesi non riesce a trovare mezz'ora, la realtà dei fatti è che parla ma non fa. Il risultato è che non vi vedete, quindi può dirvelo fino al 2030, sto cercando di fare di tutto, ma mi devi credere, però alla fine non è così, perché se voi, quando voi volete qualcosa, vi tirate sulle maniche e fate per ottenere quel qualcosa. Va bene. Andiamo agli oracoli, vediamo che cosa hanno da dirvi ancora. È un mese di riflessione, ragazzi, è un mese che vi darà la possibilità di rendervi conto di certe dinamiche che arrivano da certi o proiezioni o paure che avete voi e questo vi darà la possibilità di cambiare queste dinamiche di comportamento. Andiamo a vedere un oracolo. Carta numero 13, confusione, ecco appunto.
Qui dice passato, indietro, conosciuto, sconosciuto, forse, può essere, chissà, magari. Mm? Che sono un po' le dinamiche egoiche, no? Farsi mille domande. Poi alla fine la cosa più sensata è sentire il cuore. Come sta il mio cuore in questo momento? È in contrazione, sta soffrendo, è addolorato, è ibernato, tanto è gelido, ghiacciato, ha bisogno di ricevere amore, oppure è in espansione, è nella gioia, è nell'abbondanza, è nella crescita. Voi dovete andare verso questa parte qui. Tutto quello che vi fa sentire nel primo modo, lasciatelo andare. La morte, il taglio dei vecchi schemi di comportamento. Ok. Allora, abbiamo ben due carte. Ah, questa qua io la adoro. Mu. Qualsiasi sia la domanda, la risposta è mu, che diciamo così tradotto nella nostra lingua occidentale, perché i con arrivano, sono messaggi buddisti, può essere tradotto come ni, ok? Cioè non è né sì e né no, semplicemente è che la cosa esiste. Mi ricorda molto la carta della sacerdotessa, ok? Non importa se una cosa sia giusta o sbagliato, il punto è che questa cosa c'è. Che sia giusta o che sia sbagliata, le cose sono così e alle volte non si può fare molto per modificare la cosa, si può solo accettare. E poi qui abbiamo i semi del passato, sono i frutti del futuro, le paure, i gesti, i movimenti, le azioni, le reazioni e le decisioni le decisioni che prendiamo per coprire fondamentalmente certe paure. Io qua metterei i semi del presente, sono i frutti del futuro, nel senso che nello zen, nel qui e ora, potete mettere dei nuovi semi, come vi dice l'asso di denari, come se fosse ora di seminare roba nuova, di seminare un nuovo comportamento, un nuovo ariete, ragazzi, un nuovo ariete. Bene, amici dell'Ariete, spero con la lettura di avervi dato degli spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail oppure potete anche abbonarvi al canale. I titoli dei video sono pubblici, si vedono, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, che sono 4, sono numerate, per rendervi conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!